Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché andremo a sviscerare un caso di gossip turco che ha fatto tremare il mondo dello spettacolo. La presunta guerra legale tra Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Avete capito bene? Due icone, due star che sembrano essere ai ferri corti. Preparatevi perché ci sono un sacco di dettagli succosi e retroscena da scoprire. E prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Prometto che ne varrà la pena? Ok? Pronti per il viaggio nel dramma turco? Allora, partiamo subito col dire che la notizia di una possibile disputa legale tra Neslihan e Burak ha fatto il giro del web in un lampo. Ovviamente, come sempre accade in questi casi, le informazioni sono frammentarie, contraddittorie e spesso condite con un bel po' di sensazionalismo. Quindi, cercheremo di fare chiarezza e di capire cosa c'è di vero e cosa invece è solo frutto di speculazioni. Per iniziare, è fondamentale fare un passo indietro e ricordare il rapporto tra Neslihan e Burak. I due attori hanno recitato insieme nella famosissima serie TV Kara Sevda, Amore eterno in italiano. Un vero e proprio successo planetario che ha consacrato entrambi come star internazionali. L'alchimia tra i loro personaggi, Nihan e Kemal, era palpabile e ha contribuito in modo determinante al successo della serie. Molti fan sognavano di vederli insieme anche nella vita reale, ma, come sappiamo, Neslihan è felicemente sposata con Kadir Dulu, un altro attore turco molto amato. Durante le riprese di Kara Sevda, sembrava che tra Neslihan e Burak ci fosse un ottimo rapporto, di stima e di amicizia. Erano spesso visti ridere e scherzare sul set, e non sono mai trapelate voci di screzi o tensioni particolari. Anzi, entrambi hanno sempre speso parole di elogio l'uno per l'altra, sottolineando la loro professionalità e il piacere di lavorare insieme. Questo, ovviamente, alimentava ancora di più la fantasia dei fan che li volevano vedere insieme, ma apparentemente si trattava solo di una grande amicizia e professionalità. Le interviste dell'epoca sono piene di complimenti reciproci e aneddoti simpatici dal set, che facevano pensare a un'atmosfera di lavoro serena e collaborativa. Addirittura, in alcune interviste, parlavano di come si supportavano a vicenda nei momenti di stress e di come si aiutavano a memorizzare le battute più difficili. Insomma, un quadretto idilliaco che rendeva ancora più sorprendente la notizia di una presunta guerra legale. Quindi, cosa è successo? Come si è arrivati a parlare di una guerra legale? Qui le fonti iniziano a divergere e a farsi nebulose. Una delle prime teorie che è circolata riguarda una presunta gelosia da parte di Fariye Evcen, la moglie di Burak Özçivit. Sembra che Fariye non abbia mai visto di buon occhio il rapporto tra suo marito e Neslihan, forse proprio a causa della forte chimica che li legava sullo schermo. Alcune voci di corridoio suggerivano che Fariye avesse chiesto a Burak di limitare i contatti con Neslihan al di fuori del set. Questa teoria, come dicevamo, è un classico del gossip. La moglie gelosa che non sopporta la chimica tra il marito e la collega di set. Un cliché che però fa sempre presa sul pubblico, soprattutto quando si tratta di storie d'amore che hanno appassionato milioni di persone. Alcuni siti di gossip sono arrivati a pubblicare presunte fonti interne che parlavano di litigi furiosi tra Burak e Fariye, con quest'ultima che accusava il marito di essere troppo vicino a Neslihan. Altre voci, invece, sostenevano che Fariye avesse addirittura cercato di sabotare la carriera di Neslihan, cercando di convincere i produttori a non affidarle ruoli importanti. Ovviamente, si tratta di voci non confermate e spesso prive di fondamento, ma che hanno contribuito ad alimentare il fuoco del gossip. Questa teoria, però, non è mai stata confermata e anzi, è stata smentita più volte dagli interessati. Sia Burak che Fariye hanno sempre ostentato un'immagine di coppia solida e felice, e non ci sono mai state prove concrete di tensioni legate alla presenza di Neslihan. Inoltre, è importante ricordare che Fariye è una donna molto intelligente e indipendente, un'attrice di successo a sua volta, e sembra difficile credere che si lasci influenzare da banali gelosie. Fariye, infatti, è una figura di spicco nel panorama dello spettacolo turco. Ha recitato in numerose serie TV e film di successo, ed è considerata una delle attrici più talentuose e rispettate del suo paese. La sua immagine è quella di una donna forte, indipendente e sicura di sé, che mal si concilia con il ruolo della moglie gelosa e possessiva. In diverse interviste,
Farie ha sempre espresso ammirazione per il lavoro di Burak e non ha mai manifestato segni di insicurezza o gelosia. Anzi, in alcune occasioni ha anche scherzato sulla chimica tra il marito e Neslihan, dimostrando di non prendere troppo sul serio i pettegolezzi. Tutto questo rende la teoria della gelosia di Farie poco credibile, anche se, come sappiamo, nel mondo del gossip tutto è possibile. Un'altra ipotesi, forse più plausibile, riguarda invece questioni di lavoro. Sappiamo che il mondo dello spettacolo è pieno di competizione e di rivalità, e spesso gli attori si contendono ruoli e progetti. Potrebbe essere che Neslihan e Burak si siano trovati a competere per un ruolo particolarmente ambito, e che questo abbia creato delle tensioni tra di loro. Oppure, potrebbe essere che abbiano avuto delle divergenze creative su un progetto comune, e che queste divergenze si siano trasformate in un conflitto più ampio. Il mondo dello spettacolo è spietato, si sa. Dietro le luci della ribalta e i sorrisi di circostanza si nascondono spesso invidie, rivalità e ambizioni sfrenate. Gli attori sono costantemente sotto pressione, devono dimostrare di essere sempre al top e la competizione per i ruoli è feroce. In questo contesto, è facile che si creino tensioni e conflitti, anche tra persone che si stimano e si rispettano. Nel caso di Neslihan e Burak, potrebbe essere che entrambi abbiano puntato allo stesso ruolo in un film o in una serie TV particolarmente prestigiosa, e che questo abbia innescato una battaglia a colpi di agenti e produttori. Oppure, potrebbe essere che abbiano avuto idee diverse su come interpretare un personaggio in un progetto comune, e che queste divergenze si siano trasformate in un vero e proprio scontro. Insomma, le possibilità sono molteplici, e tutte plausibili. Anche in questo caso, però, mancano le prove concrete. Non ci sono state notizie di progetti che Neslihan e Burak avrebbero dovuto fare insieme e che poi sono saltati a causa di loro dissapori. Quindi, anche questa teoria resta nel campo delle speculazioni. Questo è il punto cruciale. Senza prove concrete, tutte le teorie restano tali. Speculazioni, ipotesi, congetture, ma niente di certo. I media hanno cercato di scavare a fondo, di trovare un progetto cancellato, una dichiarazione ambigua, un indizio che potesse confermare la teoria della rivalità professionale, ma finora non hanno trovato nulla. Questo non significa che la teoria sia falsa, ovviamente, ma semplicemente che non ci sono elementi sufficienti per sostenerla. Potrebbe essere che Neslihan e Burak siano stati bravi a mantenere segreti i loro dissapori, oppure potrebbe essere che i dissapori non siano mai esistiti. In ogni caso, la mancanza di prove concrete rende difficile stabilire la verità. La verità, molto probabilmente, è che la presunta guerra legale tra Neslihan e Burak è un mix di voci infondate, speculazioni mediatiche e forse qualche piccola incomprensione ingigantita dai media. È facile per i giornali e i siti di gossip creare scandali e drammi a partire da piccoli elementi, soprattutto quando si tratta di personaggi famosi e amati dal pubblico. I media, si sa, vivono di notizie. E le notizie che vendono di più sono quelle che riguardano scandali, drammi e amori impossibili tra personaggi famosi. I giornali e i siti di gossip sono sempre alla ricerca di storie da raccontare, e spesso non si fanno scrupoli a ingigantire piccoli episodi, a inventare dettagli e a diffondere voci infondate pur di attirare l'attenzione del pubblico. Nel caso di Neslihan e Burak, potrebbe essere che sia bastata una semplice incomprensione, una battuta fuori posto, uno sguardo di traverso per scatenare un putiferio mediatico. I giornalisti e i blogger hanno preso questo piccolo episodio, lo hanno ingigantito, lo hanno condito con un po' di fantasia e lo hanno trasformato in una vera e propria guerra legale tra due star. Una strategia collaudata che funziona sempre, soprattutto quando si tratta di personaggi amati dal pubblico. Un'altra cosa importante da considerare è che sia Neslihan che Burak sono persone molto riservate e discrete. Non amano condividere dettagli della loro vita privata con il pubblico, e tendono a mantenere un profilo basso. Questo rende difficile capire cosa sta succedendo realmente tra di loro, e lascia spazio a interpretazioni e speculazioni di ogni tipo. La riservatezza, in questi casi, può essere un'arma a doppio taglio. Da un lato, protegge la privacy dei personaggi famosi e impedisce ai media di invadere la loro vita privata. Dall'altro, però, alimenta le speculazioni e le interpretazioni. Quando una persona non dice nulla, i media si sentono autorizzati a riempire il vuoto con la propria fantasia. Nel caso di Neslihan e Burak, il loro silenzio ha dato libero sfogo all'immaginazione dei giornalisti e dei blogger,
che hanno potuto inventare storie e scenari senza rischiare di essere smentiti. Se i due attori avessero rilasciato una dichiarazione congiunta per smentire le voci di una guerra legale, probabilmente il gossip si sarebbe spento in fretta. Ma il loro silenzio ha alimentato le speculazioni e ha permesso alla storia di continuare a vivere. Inoltre, è bene ricordare che il mondo dello spettacolo è pieno di dinamiche complesse e spesso incomprensibili dall'esterno. Gli attori sono costantemente sotto pressione, esposti al giudizio del pubblico e dei media, e devono fare i conti con rivalità, invidie e competizioni. In questo contesto, è facile che si creino tensioni e conflitti, anche tra persone che in realtà si stimano e si rispettano. Il mondo dello spettacolo è un ambiente competitivo e stressante. Gli attori devono costantemente dimostrare di essere all'altezza, devono affrontare il giudizio del pubblico e dei media, e devono fare i conti con le invidie e le rivalità dei colleghi. In questo contesto, è facile che si creino tensioni e conflitti, anche tra persone che si stimano e si rispettano. Anche un semplice malinteso può trasformarsi in una faida, e anche un piccolo errore può costare caro. Nel caso di Neslihan e Burak, potrebbe essere che siano stati vittime di queste dinamiche complesse e che la presunta guerra legale sia solo il risultato di una serie di incomprensioni e malintesi. Quindi, cosa possiamo concludere da tutta questa storia? Innanzitutto, che è importante prendere con le pinze le notizie che circolano sui media, soprattutto quando si tratta di gossip e scandali. Spesso le informazioni sono distorte, incomplete o addirittura false, e vengono diffuse solo per attirare l'attenzione del pubblico. Non bisogna credere a tutto quello che si legge sui giornali o su internet. Spesso le notizie sono esagerate, distorte o addirittura inventate di sana pianta. Soprattutto quando si tratta di gossip e scandali, è importante mantenere un atteggiamento critico e non farsi influenzare dalle emozioni. Prima di credere a una notizia, è bene verificare la fonte, confrontare le informazioni e cercare conferme da fonti diverse. In secondo luogo, che è fondamentale rispettare la privacy delle persone famose. Anche se sono sotto i riflettori, hanno il diritto di mantenere riservati i dettagli della loro vita privata e di non essere costantemente giudicati e criticati. I personaggi famosi sono persone come noi, con le proprie emozioni, i propri problemi e i propri segreti. Anche se sono sotto i riflettori, hanno il diritto di vivere la propria vita privata senza essere costantemente giudicati e criticati. È importante rispettare la loro privacy e non invadere la loro sfera personale. E infine, che è sempre meglio evitare di alimentare pettegolezzi e speculazioni, soprattutto quando si tratta di questioni delicate e personali. Dobbiamo ricordare che dietro i personaggi pubblici ci sono persone reali, con sentimenti e emozioni, e che le nostre parole possono avere un impatto significativo sulla loro vita. I pettegolezzi e le speculazioni possono ferire e danneggiare le persone. Prima di parlare di qualcuno, è bene pensare alle conseguenze che le nostre parole possono avere sulla sua vita. Ricordiamo che dietro i personaggi pubblici ci sono persone reali, con sentimenti e emozioni, e che le nostre parole possono avere un impatto significativo sulla loro vita. Quindi, ragazzi, abbiamo analizzato a fondo la questione della presunta guerra legale tra Neslihan e Burak. Abbiamo visto che le informazioni sono frammentarie e contraddittorie, e che è difficile capire cosa c'è di vero e cosa invece è solo frutto di speculazioni. La cosa più probabile è che si tratti di un mix di voci infondate, speculazioni mediatiche e forse qualche piccola incomprensione ingigantita dai media. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare chiarezza su questa intricata vicenda. Se avete trovato il video interessante, vi invito a lasciare un mi piace e a condividerlo con i vostri amici. E se avete delle opinioni o dei commenti sull'argomento, non esitate a scriverli qui sotto. Sono sempre molto felice di leggere i vostri messaggi e di rispondere alle vostre domande. E per finire, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Prometto che continueremo a portarvi contenuti interessanti, divertenti e informativi sul mondo dello spettacolo turco e non solo. Grazie mille per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!